Se hai le prime armi con l'uncinetto ma vorresti tanto imparare, oppure provi a guardare i video ma ti mancano i trucchi di base per capire davvero tutti i passaggi, questo è il video giusto. Con questa piccola serie di video voglio trasmettervi tutti i miei segreti pasticcioni per fare l'uncinetto senza fatica e riuscire a realizzare proprio di tutto. Sul mio canale trovate già tanti video di uncinetto, non solo uncinetto, ma tanti oggetti lavorati all'uncinetto, e ogni volta mi rendo conto che do tante indicazioni per chi non è capace, ma che rendono estremamente lento e noioso il video per chi è già bravo. Allora ho deciso di portarvi tutte qui come primo approccio, insegnarvi tutto quello che so fare io, che non è tutto quello che si può fare con l'uncinetto e non è il modo giusto o sbagliato di farlo, è il modo con cui io faccio l'uncinetto, ma io tutti i trucchi che conosco li passerò ben volentieri a voi e così insieme poi potremo realizzare velocemente i lavori degli altri video. Un video sull'uncinetto, una videoguida sull'uncinetto non può che partire da lui, l'uncinetto, quello che in questa serie di piccoli short la farà da padrone. Ce ne sono tantissimi, ne trovate in commercio di tanti materiali e con forme a volte bizzarre. Qual è meglio? Nessuno. Ogni lavoro avrà bisogno di un uncinetto particolare e ognuno si troverà meglio con uno piuttosto che con un altro, ma vediamoli velocemente. Le due macro categorie sono queste: tradizionali, col fusto tutto della stessa misura, o ergonomici, con una parte più spessa che serve a impugnarlo in modo più confortevole. In entrambi i casi i materiali possono essere i più disparati, ma la realtà è che gli ergonomici si possono scegliere prima di tutto per un comfort personale, c'è chi li ama e chi no. E poi perché in alcune lavorazioni dove si deve tirare molto il filo, il lavoro deve essere particolarmente compatto, poter impugnare in questo modo l'uncinetto alleggerisce il carico che va sulla mano e sul polso. Quindi in tante lavorazioni questo è effettivamente più comodo. Poi c'è chi lo usa sempre, c'è chi cerca di non usarlo mai, ma in altre lavorazioni è più comodo questo, che va impugnato prevalentemente in questo modo. Questa parte piatta è proprio fatta per impugnarlo correttamente con il pollice e l'indice, quindi diciamo che impugnato così sì, si può posizionare sempre nello stesso punto pollice e indice, ma non è comodissimo. Perché è più comodo? Beh, prima di tutto appunto per un comfort personale, quello non si discute. Poi, ve lo farò vedere quando cominceremo a lavorare, su questo tipo di uncinetto che nelle misure più grandi perde la parte schiacciata ed è tutto cilindrico della stessa misura, si può far scorrere il lavoro più in profondità e in molti casi è assolutamente necessario, mentre invece vedete che soprattutto in quello così grande qua il punto potrà scorrere solo per pochi millimetri. Plastica, alluminio, legno, bambù, i materiali sono davvero tanti. Adesso qua non ne ho in legno, ma sono comunque una fetta importante del mondo degli uncinetti, anche perché ognuno di loro ha una resistenza e una scorrevolezza sul filato differente. Di nuovo, non esiste l'uncinetto assolutamente corretto, altrimenti troveremo in commercio solo lui. Ognuno deve provarli e rendersi conto di qual è quello che gli sta meglio in mano, tutto lì. Io tendenzialmente preferisco quelli tradizionali. In alcuni lavori però onestamente l'ergonomico è molto comodo. Sento persone che dicono che guai, assolutamente nemmeno con i più fini potrebbero fare a meno dell'ergonomico. Non vi resta che provarne un po' e capire qual è il migliore per voi. Chiudiamo questo primo video sugli uncinetti con la lettura della fascetta. È difficile stabilire quale uncinetto è quello giusto per un filato. Le fascette vi aiutano, vi danno un'indicazione, come potete vedere, di massima. Questo filato, che è il filato estremamente grosso che useremo per fare i video, indica che potenzialmente va bene con un uncinetto dall'8 al 10. Cosa vuol dire? Che a seconda della mano di chi lavora, a seconda del punto del lavoro e a seconda a volte anche del tipo di lavoro, si potrà spaziare fra questi uncinetti. Questo non vuol dire che
voi non possiate usare un uncinetto più grande o più piccolo. Ogni volta bisogna rassegnarsi, va fatto un piccolo campione con il punto che si vorrà realizzare per ogni singolo capo e va lasciato riposare fino a poter valutare se la maglia effettivamente garantisce le caratteristiche di cui noi abbiamo bisogno. Cosa vuol dire? Se facciamo un golf, un cappellino, una sciarpa, magari vorremmo che sia molto morbido. In questo caso useremo l'uncinetto più grande. Più è grande l'uncinetto, più viene morbido il lavoro. Se stiamo facendo una borsa, un cestino o un sottopiatto, un sottobicchiere, abbiamo bisogno che il lavoro sia estremamente compatto, rigido e quindi magari valuteremo un uncinetto più piccolo. Dopodiché ci sono anche le mani. Cosa vuol dire? Che io che lavoro da tanto magari ho una mano morbida e allora so che dovrò scendere un pochettino del numero dell'uncinetto, se no il mio lavoro viene troppo molle. Una persona inesperta alle prime armi è già nervosa e timorosa e quindi tira tanto il filo, avrà bisogno magari di usare un uncinetto un po' più grande, ma non c'è modo di dirlo prima, vanno fatte delle prove e vanno valutate quelle.